Salve a tutti. Chi mi segue da un po' sul mio canale Angela Stella La Rosa su YouTube sa che faccio un'affermazione che piace, insomma, agli addetti ai lavori piace poco, perché io non sono d'accordo praticamente con nessun opinionista. Non lo chiamo ufologo perché ormai, insomma, no, sembrerebbe che chiunque è interessato a questi temi poi, no, pensa di essere in grado di dire la sua, per carità, poi ognuno c'è la libertà di parola, no? Però io li chiamo tutti quanti loro opinionisti perché nella maggior parte dei casi, se non la quasi totalità, nessuno di loro ha avuto esperienza diretta con col fenomeno alieno, no? E quindi si fanno un'opinione basata non so bene su quali criteri, probabilmente con dei criteri che per quanto mi riguarda non c'entrano proprio nulla con quello che è poi oggettivamente, con quello che è poi la realtà che tutti quelli che come me vivono questa esperienza, no? Si rendono conto che non c'è praticamente non c'è quasi niente che collima, no? Io non sono poi d'accordo, non sono d'accordo con nessuna delle tesi proposte in tutti questi anni dai vari addetti ai lavori, no? Dagli ufologi, da quelli più famosi a quelli no, più conosciuti, anche fuori dall'Italia, intendo, no? Che ne sono i grandi ricercatori americani, benché poi ringrazi tutti loro, dal primo all'ultimo, perché se sono qui a parlare di questo argomento è anche grazie, no, all'opera che hanno fatto queste persone per sdoganare, in parte non sono, no, in larga parte direi non sono ancora per niente riusciti a farlo, no? Parlare di questi argomenti è ancora qualche cosa che è un profondo tabù, un profondo tabù. Però poi alla fine le conclusioni che hanno tratto non corrispondono per nulla a quello che realmente vivo. Quindi intanto credo che un ricercatore, finché non ha proprio tutti gli elementi, dovrebbe avere, no, il buon senso di sospendere il giudizio finché non si hanno tutti quanti i dati. E soprattutto bisogna capire come raccogliere questi dati, no? Se tu non hai avuto l'esperienza diretta diventa un po' difficile capire e carpire dall'altro, no, la certezza che quello che ti sta raccontando è veramente quello che è accaduto. Noi siamo esseri molto particolari, noi esseri umani abbiamo anche un cervello abbastanza fragile. Ci sono delle persone che veramente sono, per esempio, convinte di aver vissuto determinate esperienze, anche se uno gli fa, no, che ne so, dall'ipnosi regressiva al sodio pentotal, no, si scoprirebbe, o alla macchina della verità, si scoprirebbe che non sta mentendo, quella persona non sta mentendo, però non è detto che quello che poi racconta è effettivamente quello che è successo. Io credo che il giorno in cui veramente avremo un profondo dubbio, che è quello poi che sto cercando anche di fare, no? Di raccontandovi quelle che sono le mie esperienze, di instillare in chi mi ascolta il dubbio. Nel momento in cui l'essere umano avrà veramente tanti dubbi su questo argomento, si ingegnerà e troverà una metodologia assolutamente inoppugnabile per fare delle ricerche e arrivare a delle prove che lo siano altrettanto. Per ora non c'è riuscito nessuno. Per esempio, nessuno ha cominciato ad occuparsi dell'aspetto biologico, no? Di chi afferma di avere a che fare con questi esseri, perché è chiaro che, ovvio, no? Se prendono alcuni e non prendono altri, forse intanto si potrebbe cominciare da là, si potrebbe cominciare da questo. Resta il fatto che non basta, cioè bisognerebbe mettere su una vera e propria task force, no? Con tantissimi scienziati, con tantissimi, anche gli stessi opinionisti, persone anche come me che vivono direttamente l'esperienza, e lì proprio mettersi insieme, rovesciare sul tavolo tutto quello che è stato detto finora su questo argomento, cercando di fare luce. Io sono sicura che prima o poi l'essere umano questa strada la prenderà, sarà veramente, no, incuriosito, vorrà sapere poi chi siamo, perché questo argomento non riguarda solamente noi prelevati, noi addotti, quelli contattati, riguarda tutti gli esseri umani, perché questi esseri ci hanno proprio fabbricato. Allora, da quanto ho capito finora, questi esseri sono venuti qui perché questo pianeta era vivo, quindi non è che loro sono degli dei, loro trovano un pianeta dove è già presente la vita, quindi noi siamo tutto quello che esiste in questo mondo, in questa realtà del nostro pianeta, è una declinazione di un'energia intelligente presente nel pianeta che si appunto declina in varie forme.
trovano una forma adatta, in questo caso è stata una scimmia, sto parlando di noi sapiens, però non è che possiamo sapere su questo pianeta quante altre volte hanno fatto hanno ripetuto lo stesso esperimento e chissà, no, come e quali altri sapiens hanno fatto. D'altronde anche nella nostra storia, adesso lo sappiamo, ci sono stati momenti su questo pianeta dove c'erano no, vari esseri umani, varie tipologie di esseri umani, dal Cro-Magnon al Neanderthal, al Sapiens, convivevano tutte quante queste, no, queste varie specie di esseri umani e poi si incrociavano anche tra loro, no? Noi ancora, alcuni di noi hanno il DNA, nel DNA presenti alcuni tratti, che ne so, no, del Neanderthal, ad esempio. Quindi la storia, secondo me, anche qui da questo punto di vista è un po' da riscrivere. Tornando al discorso, questi esseri appunto sono venuti su questo pianeta, hanno trovato un animale che fosse adatto alla sperimentazione, quindi più o meno sappiamo dal punto di vista genetico, riusciamo a risalire a più o meno 6 milioni di anni fa, quando c'è stata questa divisione, no? Le scimmie hanno preso il loro percorso e noi abbiamo cominciato piano piano con il nostro, e lì è stato un susseguirsi, no, di eventi, di situazioni dove questi esseri hanno poi chiaramente messo mano finché si è arrivato al Sapiens. Dalle mie esperienze, da quello che ho capito finora, intanto bisogna dire che noi non sappiamo, anch'io non so assolutamente se le razze presenti adesso in questo momento su questo pianeta e quelle che si occupano di noi sono le stesse che sono intervenute all'inizio, no? Perché ovviamente io me ne rendo conto, vivendo l'esperienza, mi rendo conto che ci sono tante razze, alcune non hanno direttamente a che fare con noi, però stanno lì, collaborano tutti quanti e loro si gestiscono non in una maniera piramidale come la nostra, ma per funzione. Quindi non sappiamo se la funzione, no, che è necessaria, la tecnologia, la conoscenza necessaria in quei primi momenti fosse, no, appannaggio di una razza ben specifica, non lo possiamo sapere. Comunque, a un certo punto, quello di cui sono certa che a un certo punto, dopo che si è creato questo Sapiens, non sappiamo quale Sapiens, qui su questa terra è successo qualche cosa che probabilmente, ripeto, probabilmente non era prevista, cioè che alcuni della razza dei biondi hanno scelto come compagni, quindi non è stata una fabbricazione, ma proprio una scelta evidentemente sentimentale, non saprei come chiamarla. Comunque hanno preso come compagne e come compagne dei sapiens. Dalla unione che probabilmente, ripeto, non era prevista, è nata un'altra specie che io ho chiamato guardiani, per ora ho chiamato questi esseri così. Sono in parte, quindi, no, provenienti da sapiens e in parte dai biondi. Ora c'è da dire che questi che ho chiamato guardiani sono ancora presenti su questa terra. Io alcuni li conosco proprio, ho avuto questa cosa è successa nella mia vita, no? Di incontrarne alcuni e di dialogarci, di proprio conoscerli, e quindi vi sto parlando di qualcosa che ho sperimentato, non che ho, no, per sentito dire, l'ho proprio rivisto con i miei occhi. Questo era un dubbio che ho sempre avuto poi, perché quando ero nelle basi o quando venivo prelevata io mi accorgevo che c'era una differenziazione tra i biondi, che c'era qualche cosa che non mi tornava, e nel tempo ho capito che cos'era. Ed è per questo, ad esempio, che non sono d'accordo, no, con tantissimi anche storici che propongono, che sono d'accordo, no, con me sul fatto che noi siamo stati fabbricati, e però poi prendono, no, il loro punto di vista e credono che noi, per esempio, siamo stati fabbricati per essere degli schiavi. Io non sono d'accordo, anche perché lo vedete in qualsiasi riunione di condominio, no? Non c'è, due persone non si riescono a mettere d'accordo manco a crepare, quindi conseguenzialmente non siamo stati fabbricati per essere degli schiavi. Sicuramente sono stati fatti degli interventi anche affinché noi fossimo una razza, potessimo diventare una razza, potessimo scinderci, no, da quella che era la base, che erano appunto, no, le scimmie. Quindi sono state create delle cose, no? Sono stati fatti degli interventi.
Noi questi interventi, alcuni scrittori l'hanno chiamati appunto l'addomesticazione, però con la parola addomesticazione sembra che uno si fa una specie come abbiamo fatto noi con gli animali per tenerceli come compagni o per divertirci o per, no, per un nostro tornaconto. In realtà questi esseri non hanno fatto questo, questi esseri hanno creato una possibilità che altrimenti su questo pianeta non ci sarebbe mai stata, cioè noi non saremmo mai esistiti se senza il loro intervento, quindi è una possibilità, è l'energia del fare, no? Provare a vedere che cosa succede se diamo una possibilità a questa energia intelligente, che è quella della Terra, di manifestarsi attraverso la forma dell'essere umano. Questo è quello che è stato fatto. Comunque, tornando quindi ai guardiani, c'è stato un momento su questa terra, non si sa, ripeto, con quale sapiens, c'è stato questo incrocio. Ora, i figli di questo incrocio sono quelli che io chiamo guardiani, che sono a tutti gli effetti una razza aliena. Sono a tutti gli effetti una razza aliena, perché a livello di DNA, in parte molti di loro hanno scelto di continuare a incrociarsi tra loro, no? Incrociarsi tra loro, quindi hanno mantenuto alcune caratteristiche che fa sì che questi qui non possono vivere in mezzo a noi perché essi riconoscerebbero immediatamente, ma altri nell'andare del tempo si sono uniti a noi, intendo noi sapiens. Alcuni di questi guardiani vivono qui su questa terra, hanno anche delle famiglie, hanno una vita, no? Lavorano, eccetera, eccetera, e stanno qui perché svolgono una funzione. Qual è la loro funzione? A loro gli è stato affidato illo tempore, poi chissà quando, proprio il fatto che dovevano occuparsi di noi, quindi fare i veri e propri guardiani, no, di noi. Alcuni sono interessati, ecco questo ho capito nell'andare del tempo, alcuni sono stati interessati, sono interessati a questa loro funzione e quindi tengono all'essere umano e sono qui, ci aiutano, sono quelli che nelle nostre mitologie possiamo vedere, no? Ci hanno insegnato proprio che ne so, anche a arare campi, ci hanno insegnato determinate cose del cielo, ci hanno dato delle informazioni, hanno veramente accompagnato la nostra crescita come specie, no? E altri invece ci ritengono semplicemente come se fossimo dei sudditi inferiori e che non cambieranno mai e quindi sono solamente interessati a mantenere il controllo sulla nostra specie e la supremazia sulla nostra specie. Quindi questi guardiani che sono qui agiscono, no? Agiscono proponendo delle cose. Io vorrei ricordare che qualsiasi cosa comunque propongano questi guardiani, poi siamo sempre noi che facciamo scelte. Bisogna dire che, da quanto ho capito, questi guardiani, che anche quelli che vivono qui, quindi che si sono in qualche modo mischiati con noi, assumendo poi nel tempo, no, sempre di più le fattezze umane, comunque mantengono qualche cosa di potente nel loro DNA e non solo, anzi probabilmente e quasi sicuramente non è solo un discorso di DNA, mantengono pulita quella linea genetica, di conseguenza sono alieni, cioè tutta la progenie che loro vanno facendo, anche quando prendono un compagno o una compagna umana come me, come noi, insomma in generale, i figli che vengono fuori sono sempre e solo esclusivamente alieni. Non so dirvi perché e come succede a livello genetico, ma ne sono certa, quindi questa è una peculiarità. Ovviamente quelli che vivono in mezzo a noi svolgono anche loro chiaramente una funzione, quindi non è che occupano dei posti di potere, non vedrete mai un guardiano dentro un governo o diventare un personaggio pubblico o diventare famoso o avere a delle aziende, delle proprietà, sono proprio insospettabili. Per quello io non sono d'accordo con tutti quelli che raccontano, no, che hanno un po' capito qualcosa, a parte che pensano che siano gli alieni, no, quelli che diciamo i biondi, no, queste razze qui, no, non hanno capito che per esempio che sono guardiani che sono misti, ibridi vogliamo chiamarli così, è brutta questa parola, però forse è più, no, più ficcante come termine. E loro manovrano, alcuni di loro manovrano quindi in una direzione piuttosto che l'altra l'essere umano, ma non lo fanno direttamente. Utilizzano quelli che io ho chiamato umani X, cioè sono esseri umani come me e come tutti quanti voi, che magari detengono del potere perché
li si aiuta anche, consapevolmente o meno che siano questi umani X, no, di essere aiutati, comunque arrivano ad avere potere decisionale su tantissimo, su tutto quello che ci compete, che compete il potere, che compete il comando, che compete insomma la gestione di questo pianeta, e dopodiché li si manovra. Ora, sono manovrati, non è detto che poi l'umano X sia consapevole di questo, potrebbe anche non esserlo, quindi quello che voglio dire è che non tutti gli umani X sanno della presenza di questi guardiani, o chiacchierano con questi guardiani, o eseguono, no, gli ordini di questi guardiani direttamente, magari non lo sanno, magari non se ne rendono conto, no? Ci sono molti modi per farlo, ci sono tantissime associazioni segrete, più o meno segrete, no, che in realtà detengono il potere, e tutte queste vengono poi manovrate da questi guardiani, o in un modo o nell'altro. È chiaro, come ho detto prima, non tutti i guardiani sono d'accordo, no, con con questo tipo di gestione, e quindi no, prendono delle decisioni e cercano di fare altro, cercano di fare altro. Ovviamente però, questo bisogna essere chiaro, a loro, a tutti, alieni, guardiani, la cosa che interessa di più è questo pianeta, preservare questo pianeta e preservare questo esperimento. Quindi nessuno di loro, tra loro, si fanno la guerra, non si fanno la guerra come noi la immaginiamo. Sono innanzitutto un'intera, una grandissima, sono consapevoli, quindi sono una famiglia. Essere un guardiano significa quindi essere un alieno, significa nascere su questo pianeta in maniera naturale, ma appena sei nato tu sai chi sei, ti ricordi tutte le tue vite, sei perfettamente in grado di capire vita dopo vita che sei sempre proprio tu, no? Proprio tu, quindi ci sono proprio delle differenze. Appartieni a una specie, quindi hai degli incontri con i tuoi simili, sai benissimo riconoscerli, vieni messo immediatamente a conoscenza di questa cosa. Quindi quando nasci in una famiglia di guardiani non c'è possibilità che tu sia un guardiano inconsapevole, no? Sei un alieno, quindi hai a che fare con i biondi, hai a che fare con tutte queste razze qua. Quindi non è possibile avere il dubbio, no, di poter essere, di appartenere a qualche famiglia di guardiani, perché se sei un guardiano lo sai. Io non sono un guardiano, sono un essere umano come tutti voi, però questi guardiani qua, alcuni di loro li ho conosciuti e li conosco. E quindi questo è un aspetto importantissimo. Quindi gli umani X sono umani come me, come voi, vi ripeto, molto spesso a volte manovrati in maniera ignara, altre volte invece perfettamente consapevoli. Per tutti questi motivi, per tanti motivi, insomma, che poi se volete saperne di più vi rimando ai video che sono presenti sul mio canale. Io non sono d'accordo con nessuna delle ipotesi che è stata proposta finora di tutto, no? Dalla nostra storia attuale a quella passata. Qui c'è veramente un esperimento che viene fatto di possibilità che vengono offerte, l'essere umano potrebbe benissimo dire no, scegliere senza dover fare guerre, senza dover, no, opporsi violentemente a questo, ma prendendo coscienza e opponendosi semplicemente dicendo no, non sono d'accordo, io questa cosa non la voglio fare. Quindi è un'evoluzione, è un modo, no, di proporre una possibilità, anche questa, diciamo, questa forma negativa, e a quanto pare l'essere umano non sceglie, perché evidentemente che gli piace, nel senso, questi guardiani che governano in questo pianeta in questa maniera che io trovo veramente ributtante. Resta il fatto che devo essere obiettiva, evidentemente se funziona è perché all'essere umano piace questo e gli piace e gli interessa, riescono a farlo perché l'essere umano è comunque corruttibile, l'essere umano gli piace comunque il potere, gli piacciono i soldi, gli piace l'immagine di sé, sono corruttibili attraverso il sesso, attraverso tantissime forme, insomma, che sono davanti agli occhi di tutti. Questa comunque è una vera e propria sperimentazione che c'è su questo pianeta, ci sono delle possibilità di scelta da parte nostra, la nostra specie è stata fabbricata perché potrebbe, se lo sceglie, no, diventare una delle tante razze che ci sono nell'universo. Fra 2000 anni noi dovremmo teoricamente, sempre che lo scegliamo, essere una razza come tutte le altre, dotata di tecnologia, che va in giro per questo universo e che conosce altre razze e che interagisce con altre razze, no? Non dovremmo teoricamente restare sempre così, no? Da soli su questa palletta, pensando di essere soli nell'universo.
Vi ringrazio di essere stati qui con me, di avermi ascoltato fino a questo punto e come ho detto prima, se volete saperne di più, seguite Alieni Umani il venerdì sera alle 22 oppure andate sul mio canale e trovate tutti i video. Grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao!